Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Compuna, Bruno Farmaceutici SpA, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cosa compuna? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere compuna durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa compuna? Compuna ha un farmaco a base del principio attivo rosuvastatina più ezetimibe, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti e nello specifico associazioni di varie sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Compuna può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Compuna 10 mg/10 mg 28 compresse. Compuna 20 mg/10 mg 28 compresse. Compuna 5 mg/10 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: rosuvastatina più ezetimibe. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dell'ipercolesterolemia. Compuna è indicato come aggiunta alla dieta per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria e come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati. Compuna è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come terapia sostitutiva in pazienti con malattia coronarica, CHD, e storia di sindrome coronarica acuta, ACS, che sono adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati. Posologia. Compuna è indicato in pazienti adulti la cui ipercolesterolemia è adeguatamente controllata con preparazioni monocomponenti somministrate separatamente alla stessa dose della combinazione raccomandata. Il paziente deve essere sottoposto ad una dieta ipolipidica appropriata, che deve essere mantenuta anche durante il trattamento. Compuna compresse non è adatto per la terapia iniziale. L'inizio del trattamento o l'aggiustamento della dose, se necessario, deve essere effettuato solo con i monocomponenti e dopo aver impostato il dosaggio corretto è possibile il passaggio alla combinazione a dose fissa del dosaggio appropriato. Un aggiustamento delle dosi può essere effettuato dopo 4 settimane di terapia, laddove necessario. La dose giornaliera raccomandata di una compressa al giorno assunto con o senza cibo. Compuna non è indicato per quei pazienti che richiedono un dosaggio di 40 mg di rosuvastatina. Deve essere assunto almeno 2 ore prima o almeno 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante di acidi biliari. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Compuna nei soggetti di età inferiore a 18 anni non è stata ancora stabilita. I dati al momento disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Anziani. Nei pazienti con età superiore a 70 anni, la dose iniziale raccomandata di 5 mg di rosuvastatina, vedere paragrafo 4, 4. L'inizio del trattamento o l'aggiustamento della dose, se necessario, deve essere effettuato solo con i monocomponenti e dopo aver impostato il dosaggio corretto è possibile il passaggio alla combinazione a dose fissa del dosaggio appropriato. Dosaggio in pazienti con insufficienza renale. Non è necessario alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione renale lieve o moderato. Nei pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina 60 ml/min, la dose iniziale raccomandata di 5 mg. La combinazione a dosaggio fisso non è adatta per una terapia iniziale. I preparati monocomponenti devono essere utilizzati per iniziare il trattamento o per modificare la dose. L'uso di Compuna in pazienti con danno renale grave è controindicato a tutte le dosi, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Dosaggio in pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento di dosaggio nei pazienti con lieve insufficienza epatica, punteggio KILD-PUG da 5 a 6. Il trattamento con Compuna non è raccomandato nei pazienti con insufficienza epatica moderata, punteggio KILD-PUG da 7 a 9, o grave, punteggio KILD-PUG superiore a 9, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2.
Compuna controindicato nei pazienti con malattia epatica in fase attiva, vedere paragrafo 4.3. Etnia. Un'aumentata esposizione sistemica di rosuvastatina è stata osservata nei soggetti asiatici, vedere paragrafi 4 e 5.2. In questi pazienti la dose iniziale raccomandata è di 5 mg. L'associazione a dosaggio fisso non è adatta per una terapia iniziale. I preparati monocomponenti devono essere utilizzati per iniziare il trattamento o per modificare la dose. Polimorfismi genetici. È noto che specifici tipi di polimorfismi genetici possono portare ad un aumento dell'esposizione alla rosuvastatina, vedere paragrafo 5.2. Per quei pazienti che hanno questi specifici tipi di polimorfismi, ha raccomandata una dose giornaliera più bassa di Compuna. Dosaggio nei pazienti con fattori predisponenti alla miopatia. La dose iniziale raccomandata per i pazienti con fattori predisponenti alla miopatia è di 5 mg di rosuvastatina, vedere paragrafo 4.4. La combinazione a dosaggio fisso non è adatta per una terapia iniziale. I preparati monocomponenti devono essere utilizzati per iniziare il trattamento o per modificare la dose. Terapia concomitante. La rosuvastatina ha un substrato per diverse proteine di trasporto, ad esempio OAT1B1 e BCRP. Il rischio di miopatia, inclusa la rabdomiolisi, è maggiore quando Compuna viene somministrato in concomitanza con determinati medicinali, che possono aumentare la concentrazione plasmatica di rosuvastatina a causa delle interazioni con queste proteine trasportatrici, ad esempio ciclosporina e certi inibitori delle proteasi che includono combinazioni di ritonavir con atazanavir, lopinavir e otipravir. Vedere paragrafi 4 e 4.5. Quando possibile, devono essere presi in considerazione medicinali alternativi e, se necessario, la temporanea interruzione della terapia con Compuna. In situazioni in cui la co-somministrazione di questi medicinali con Compuna è inevitabile, il beneficio e il rischio del trattamento concomitante e gli adeguamenti del dosaggio di rosuvastatina devono essere considerati con attenzione. Vedere paragrafo 4.5. Modo di somministrazione. Per uso orale. Compuna compresse deve essere assunto una volta al giorno, alla stessa ora, a stomaco vuoto o pieno. La compressa deve essere inghiottita intera con un bicchiere d'acqua. Controindicazioni. Compuna compresse è controindicato in pazienti con ipersensibilità ai principi attivi rosuvastatina ed ezetimibe o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In pazienti con malattia epatica in fase attiva, inclusi inspiegabili, persistenti aumenti dei livelli delle transaminasi sieriche e qualsiasi aumento delle transaminasi sieriche oltre 3 volte il limite superiore di normalità, ULN. In pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina 30 ml/min. In pazienti con miopatia. In pazienti trattati contemporaneamente con ciclosporina. Durante la gravidanza e l'allattamento e nelle donne in età fertile che non usano idonee misure contraccettive. Vedere paragrafi 4, 5 e 5.2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gravi reazioni avverse cutanee. Gravi reazioni avverse cutanee, inclusa la sindrome di Stevens-Johnson, SIS, e la reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici, DRES, che potrebbero essere pericolose per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Controindicazioni. Ciclosporina. Durante il trattamento concomitante con rosuvastatina e ciclosporina i valori di AUC di rosuvastatina sono stati, in media, 7 volte superiori a quelli osservati nei volontari sani. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Compuna insieme ad altri farmaci come Eurosacido Fusidicoteva Euro, Aerosdermomicin Corta Euro, Aerosepclusa Euro, Aerosfucicorta Euro, Aerosfucidina Euro, Aerosfucidina Euro, Aerosfucimix Beta Euro, Aerosfucitalmica Euro, Aerosfusapiel Beta Euro, Aerosfusicutam Beta Euro, Aeroscervonia Euro, Aerosnervaxona Euro, Aerosrifadina Euro, Aerosrifatera Euro, Aerosrifina Euro, Aerosrifocina Euro, Aerosvolsivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Compuna durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Compuna durante la gravidanza e l'allattamento? Compuna controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne in età fertile devono adottare idonee misure contraccettive. Gravidanza. Rosuvastatina. Dal momento che il colesterolo e gli altri derivati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Compuna non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Non sono stati effettuati studi al fine di valutare l'effetto della rosuvastatina o delle ezetimibe sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, quando si guida o si utilizzano macchinari, si deve considerare che, durante il trattamento, si possono verificare capogiri. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate con rosuvastatina sono generalmente lievi e transitorie. Durante gli studi clinici controllati, meno del 4% dei pazienti trattati con rosuvastatina A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esistono dati pubblicati relativi al sovradosaggio di rosuvastatina e non è disponibile un trattamento specifico in caso di sovradosaggio. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe 50 mg a 15 soggetti sani per un periodo fino a 14 giorni o 40 mg a 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni è stata generalmente ben tollerata. Negli animali non è stata osservata alcuna tossicità dopo dosi singole per via orale di 5.000 mg a kg di ezetimibe in ratti e topi e di 3.000 mg a kg in cani. Sono stati segnalati pochi casi di sovradosaggio con ezetimibe. La maggioranza di essi è stata associata ad effetti indesiderati che non sono risultati gravi. In caso di sovradosaggio, si deve instaurare un trattamento sintomatico e necessarie misure di supporto. La funzionalità epatica e i livelli di CK devono essere accuratamente monitorati. L'emodialisi non ha ritenuta essere di utilità. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze modificatrici dei lipidi. Inibitori della HMG-CoA riduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi, codice ATC. C10BA06. Meccanismo d'azione. Rosuvastatina. La rosuvastatina ha un inibitore selettivo, proprietà farmacocinetiche. Terapia con rosuvastatina ed ezetimibe. L'uso concomitante di 10 mg di rosuvastatina e 10 mg di ezetimibe ha determinato un incremento pari a 1,2 volte della AUC della rosuvastatina in soggetti, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di co-somministrazione con ezetimibe e con statine, gli effetti tossici sono stati essenzialmente quelli associati tipicamente con le statine. Alcuni degli effetti tossici sono stati più pronunciati di elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, cross caramellosa sodica, cross povidone, sodio lauril solfato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di compuna a base di rosuvastatina più ezetimibe sono Ezeteros, Maoris, Rosetem. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.